Buongiorno e benvenuti a tutti, io sono Dimitri Bellini e siete di nuovo qua con me nel canale Quadrata, il canale dedicato al mondo dell'IT e dell'open source, chiaramente perché è veramente molto importante per me cercare di divulgare il più possibile i temi del mondo dell'open source. Ok, basta. E quest'oggi andremo a parlare di qualcosa che è alternativo a Zabbix, ma potremmo vederlo come complementare perché in molte situazioni ci è veramente tornato utile e secondo me ve lo consiglio a tutti quando dovete parlare di automazione, ok? Però vi ricordo sempre il nostro canale Zabbix Italia qua poi in descrizione, siamo già in tanti, mancate solo voi e quindi iscrivetevi al mio canale ma anche magari al nostro canale Telegram Zabbix Italia. Quindi partiamo subito con il mio fantastico PowerPoint dove cerco di spiegarvi che cos'è sto prodotto. Rundeck è un prodotto open source, ok? Quindi lo potete scaricare, esiste la versione professional, quella enterprise, scusatemi, che è a pagamento, che offre tante possibilità, cioè tante, vabbè, comunque offre un insieme di possibilità in più, ma per oggi andremo a vedere chiaramente quella che è disponibile a tutti noi comuni mortali. Cosa ci permette di fare? Ci permette di poter automatizzare tutto quello che noi facevamo da sistemisti, no? Ok, DevOps, chiamatelo come volete per essere un po' più fighi, ma tutti quegli scrippettoni anche brutti in Bash, in Perl, in Python, quelle cose che magari vi erano utili per salvarvi dalla noia di tutti i giorni, no? Quelle cose di routine che dovevate fare ogni mattina, oppure lanciare ogni giorno, migliaia di volte, ok? Questo tool ci viene proprio in aiuto in questo fronte, ok? Perché ci permette di retrofittare, quindi ci permette di andare a mettere una cover più bella a tutto quell'insieme di scrippettoni che usavamo in precedenza. Chiaramente ci permette di fare molto di più, quindi oltre gli script, ma ci permette di fare delle REST API, scrivere del codice, lanciare dei job che sono dei playbook Ansible, veramente ci permette di fare un insieme di cose, anche interfacciarsi a applicazioni di terze parti per far partire, non so, per esempio VMware, le macchine, creare la macchina su Amazon, eccetera. Però quello che per noi è un pochino più semplice è testarlo su degli script, no? E vedere come funziona e perché. Perché tutto ciò? Perché in sinergia, per esempio, con il mondo di Zabbix, questo tool ci permette di andare a risolvere uno dei problemi fondamentali per chi ha veramente infrastrutture un po' complesse. E parlo delle auto-remediation, cioè a fronte di un problema devo eseguire un percorso di ripristino della situazione. Ok, Zabbix ha già le action con attaccate volendo degli script. Ok, però è uno script e limiti di uno script, quindi magari possiamo lanciare uno scrippettone, non viene loggato l'output e quindi sì, bello, però va bene per entità piccole e soprattutto non va bene quando le cose sono molto più serie e prevedono magari tanti step, magari è un'attività, un task molto complesso che richiede anche mezz'ora di tempo per essere eseguito, ci serve qualcosa che sia più consono per questo tipo di attività. E in più ci permette di fare anche tante altre cose che, come vedete qua, provisioning, magari installare dei software, magari andare in deploy di un applicativo dalla parte di test o sviluppo in produzione, cioè ci permette veramente di fare tante cose. Ho rubato questa slide dal sito ufficiale di Rundeck che secondo me esemplifica in maniera molto più chiara come funziona e quali sono le parti in gioco. Sostanzialmente, come vi dicevo, può essere orchestrato da un oggetto esterno, ma in generale, come vedete qua, può essere attivato da eventi esterni. Ok, quindi qua fa l'esempio che ci sta tantissimo, incident, perché magari non c'è lo Zabbix ma c'è ServiceNow
e quindi l'operatore da ServiceNow o si mette lì e si collega alla shell, oppure invece ha dei simpatici bottoni che vanno a risolvere il problema immediatamente, prendendo le informazioni del problema direttamente dall'incident, quindi non deve neanche trascrivere le informazioni, schiaccia solo il bottone e il problema viene risolto. Quindi questa è veramente una cosa fighissima che io vi consiglio di pensare, magari nel vostro ambiente, e comunque potete replicare anche su casi magari un pochino più semplici, ok? Altra possibilità è chiaramente poter schedulare delle attività, quindi lo Rundeck, scusatemi, ha uno schedulatore interno che permette di andare a schedulare l'esecuzione di questi task in base alle vostre esigenze. Detto ciò, chiaramente il Rundeck ha una GUI grafica che vi permette di creare questi, lui le chiama job, quindi queste attività, e organizzarle, creare anche cose più complesse, poi lo andremo a vedere. Tutto è orchestrabile chiaramente da API ed è fondamentale, oppure da CLI, quindi da comandi da shell, e ha anche una, è realizzato comunque con l'intenzione di poter sfruttare dei plugin. Perché? Perché appunto vi dicevo prima, ci sono vari plugin, soprattutto per integrarsi con altre soluzioni di terze parti. In più cosa ci mette a disposizione? E questo è fondamentale, un metodo di autenticazione, quindi quando uno vuole eseguire dei job deve autenticarsi. Ci sono vari metodi di autenticazione, c'è una definizione piuttosto, non voglio dire complessa, ma articolata sulla definizione degli accessi specifici, quindi è un RBAC a tutti gli effetti. In più vi mette a disposizione anche una specie di secret store, no? Come viene chiamato, un value, un vault, un sistema di vaulting interno al Rundeck, in modo tale da andare a nascondere o comunque rendere più sicure tutte le password che poi utilizzerete magari dentro i vostri script, ok? Così non dovete metterle in chiaro. E poi, altro aspetto fondamentale è il logging, quindi ogni esecuzione viene loggata per poi poterla consultare in un momento successivo, dico che è fondamentale perché in un ambiente molto grande dove magari ci sono migliaia di esecuzioni al giorno, è andato storto qualcosa, voglio capire cosa si è rotto e dove si è rotto, e mi serve quindi un sistema di logging affidabile. E poi vi mostra qua cosa va a risolvere. Dal problema più banale, quindi restart di un server, recuperare dei log, aprire o chiudere dei ticket, gestire il provisioning delle infrastrutture, perché si può anche fare, quindi pensate a Terraform in connubio a Rundeck, aggiornare informazioni di utenti, magari sistemare delle situazioni di patch management e molto altro, quindi veramente molto interessante. Come lo possiamo installare? Ci sono vari metodi, oggi andremo a provare l'immagine Docker, ma sappiate che c'è sia i pacchetti, la soluzione più standard con pacchetti per Ubuntu, Debian o Red Hat Base, oppure Microsoft e il deploy direttamente del Java War. Ecco, l'unica pecca di questo prodotto è che è scritto in Java. A me Java non è che mi fa impazzire, quindi ragazzi, però è l'unica pecca. Beccatevela così. Per oggi andremo a installarlo appunto con Docker, c'è tutta la documentazione online su come farlo, c'è anche una parte su GitHub che vi dà degli esempi su come configurare Docker per poter lanciare Rundeck con varie opzioni. Perché varie opzioni? Perché può essere più o meno complicato, per esempio l'autenticazione alle DApp o l'utilizzo di uno store S3, oppure installare con un database dedicato, Postgres, MySQL, eccetera. Quindi può essere più o meno semplice la vostra installazione di Rundeck. Io proverò la versione proprio più banale, senza un database d'appoggio, e quindi andrà a creare solo un file tipo un SQLite su cui andrà a salvare le informazioni. Ve lo sconsiglio in produzione perché è lentissimo, ok? Quindi usate un database reale. E quindi spostiamoci
nella console e andiamo a creare, cioè a lanciare il nostro container. Quindi mi lancio il mio container, mi ero già preparato il comando Docker. Cosa dovremmo andare a mettere? Vabbè, il nome del container, la porta, e sappiate che lui utilizza sempre questa porta perché appunto è un'applicazione Java e quindi ha un application server. Per metterla in SSL dovete fare delle modifiche, comunque ci sono le informazioni sulla documentazione ufficiale. Altra cosa fondamentale nel mio caso è comunque dedicare un path della macchina locale al container in modo tale che lui si possa andare a salvare le informazioni del database in modalità statica, quindi non effimera, quindi a fronte di un restart del container comunque ho i miei dati. E poi selezionare l'ultima versione del Rundeck, ad oggi 4.12.0, ok? Quindi questa qua è l'ultima disponibile. Lancio il container e andiamo a vedere i log, ok? Quindi docker logs -f e poi, vabbè, il container ID, mi complico la vita, prendo quello più lungo. Non spaventatevi se l'interfaccia grafica non sale su velocemente, ok? Ci vorrà del tempo perché sono le applicazioni Java che devono carburare lentamente. Vedete che sta andando avanti, a un certo punto dirà che il Rundeck è up and running, ok? E quindi potete collegarvi all'interfaccia web. Dipende chiaramente dalla vostra macchina e magari anche dal database, però normalmente è molto legato al Java, quindi alla lentezza del sistema Java. Mi sposto a questo punto sul web per farvi vedere che cosa, mentre lui si carica. Il sito ufficiale è rundeck.com, quindi per scaricare o andate su download free e quindi vi porta a quella pagina che vi avevo fatto vedere, oppure su Docker Hub ci sono le immagini, c'è la documentazione ufficiale, la vedete qua, che vi porta a capire come lanciarlo e i vari parametri, se volete usare l'EDAP, eccetera, eccetera, il database, eccetera. Quindi c'è un insieme di informazioni che possono essere utili. E poi c'è su GitHub il loro repository con degli esempi già configurati per poterlo lanciare con Kubernetes, oppure con Postgres, con Percona, eccetera. Quindi potrebbe essere utile per prendere spunto, no, nell'installazione in un ambiente un pochino più complicato. Quindi torniamo al container e andiamo a vedere se è partito. Io già vedo che è partito, vi faccio vedere solo però anche voi. Vedete che c'è scritto che l'applicazione Rundeck Startup Finished e ci ha messo X tempo. Quindi possiamo collegarci all'interfaccia grafica a questo punto. Nel mio caso è 127.0.0.1 e la porta è la 440 su HTTP normale, quindi non autenticato. La password di default, l'utente password di default sono admin, classicone. Entriamo dentro. Io ho già creato un progetto, almeno se non sbaglio, però probabilmente sì, eccolo qua. Quindi non mi chiede di creare il primo progetto. Nel vostro caso, probabilmente partendo da scratch, vi chiederà di creare un progetto e quindi il progetto che cos'è? È il contenitore di tutti i job che poi potrete lanciare. Quindi per esempio il progetto potrebbe essere app sviluppo, no? E quindi qua dentro tutte le automazioni che devo fare per l'ambiente sviluppo saranno qua dentro. Poi io posso dargli una label, una descrizione, eccetera. Creo il mio progetto. Ops, scusate, devo mettere, non potevo lasciare lo spazio, ok, create. Ok, mi ha creato il mio progetto. Qua ci sono veramente tante possibilità. Sappiate che di base i job che andrete a creare verranno lanciati sulla macchina del Rundeck, sulla macchina dove è installato il Rundeck. Quindi tutti gli script che io andrò a eseguire faranno capo alla macchina del Rundeck, quindi da lì partono per andare a raggiungere i nodi che vorrete andare a controllare. Si può fare molte cose più complicate, ma di base questo è il metodo più semplice, ok? Se vi interessa, chiaramente scrivetemelo e magari facciamo un video dedicato.
Andiamo a creare il nostro primo job, e quindi vedete qua non ce ne manco uno, faccio create a new job, lui mi chiederà chiaramente il nome di questo job, e la cosa più semplice che mi viene in mente è, non so, show directory, ok? Un'eventuale descrizione, e poi qua dentro workflow lui si aspetta che cosa dovrà andare a fare. Quindi io andrò, vedete qui, come primo step, perché posso avere multipli step, posso eseguire un comando da shell, uno script, posso lanciare uno script che è basato su un file che sta sulla macchina, oppure lanciare una REST API o un altro job o un playbook Ansible, eccetera, eccetera. Facciamo la cosa più semplice, quindi un comando da command line, ls-lrt, di che cosa? Di una directory, ok? Ma voglio usare un parametro di input. Perché? Perché magari i miei job devono essere parametrizzati, quindi io mi faccio il mega scriptone che in base a un parametro di input lui farà determinate cose. E quindi qua vado a scrivere solo il nome dello step di esecuzione, show directory, ok? Lascio questo un attimino da parte, lo salvo, e vado a fare qua option. Le option per Randex sono gli input parameter, quindi qua io posso andare a mettere option type, file di testo o testo. Cosa serve file? Serve per andare a fare dei batch di esecuzione, quindi metto un file che lui andrà a leggere per poi fare delle cose. La cosa più semplice però è avere un input box di tipo testo. Option name sarà proprio il campo che va a definire il nome di questa variabile, quindi dir, anzi facciamo path name, ok? Poi optional label, perché magari voglio un qualcosa di più umano, directory, ok? Path, un'eventuale descrizione, e poi che cosa? Default value, quindi se nessuno scrive niente, io ci metto TMP. Poi mi dice che cos'è, testo piatto, oppure una password, oppure è un qualcos'altro, oppure è una lista di opzioni che l'utente deve andare a selezionare. Posso farlo, posso recuperarlo da remoto, posso sortarlo, posso fare delle restriction, quindi posso dire, guarda, l'utente può mettere quello che vuole, ma deve seguire una specifica regular expression. E poi se è richiesto, se è fondamentale questo campo, io ti direi sì, perché altrimenti lo script non funziona, e poi altre opzioni. Alla fine cosa mi dice? Guarda, per utilizzare all'interno dei tuoi script di tipo bash, oppure command line argument, oppure all'interno di uno script, eccetera, devi usare queste sintassi. Io userò questo perché lo userò all'interno del mio command, quindi faccio save e vado qua dentro e ci metto questo qua. Ok? Perfetto. Altra cosa che non è fondamentale ma è carina è il fatto di andare a dirgli che una volta che ha eseguito il job va direttamente in modalità fammi vedere il log, ok? Quindi faccio save, create, e mi va a creare il mio primo job, ok? Ogni job avrà un UUID, quindi un seriale univoco che ci permetterà poi di fare che cosa? Di richiamarlo tramite le REST API, ok? Quindi io faccio una prova, come vedete questo qua è proprio il mio job, quindi la schermata, se aveste più job, vi fa vedere tutti i possibili job qua dentro, sotto job. Vedete qua, questo qua è il mio, entro qua dentro e mi dice, guarda, devi mettere questo parametro. Va bene, il parametro già me lo mette lui in automatico, poi gli dico run job now. Lui parte e si presenterà direttamente con il progress, perché se l'esecuzione è molto lunga, voi vedrete a video in real time i vari step di esecuzione, cioè come va avanti il log. Se vedete qua, era banale questo script, quindi l'ha fatto una botta sola, vedete subito qua l'output che ci viene mostrato. Qua mi dice che è andato a buon fine, il numero del job, quanto tempo ha impiegato, il tempo, chi l'ha lanciato e poi anche varie opzioni, tra cui per esempio rilancialo di nuovo, perché magari devo fare un'altra esecuzione. E vedete che me l'ha lanciato. Se devo andare a recuperare, magari più tardi, dopo che l'ho lanciato, devo capire cosa è successo, eccetera,
Come faccio? Vado qua nel menu Activity e mi fa vedere tutti i run di questo specifico job, ok? Quindi poi clicco sopra e vado a vedere il contenuto. Un'altra cosa molto carina di Rundeck è poter eseguire dei comandi on the fly. Quindi per esempio io posso fare ls-lrt di tmp al volo, dove, e qui c'è la famosa questione, scusate ho sbagliato, qua ci vanno i nodi su cui eseguire il comando. In questo caso gli dico fallo su tutti, fai questo comando, qua mi presenta tutti i nodi attualmente a disposizione, e l'unico nodo a disposizione in questo momento è il mio container Rundeck, ok? Ma noi potremmo avere la definizione dei nodi che arriva magari da un CMDB esterno, da un file CSV, da una REST API, eccetera, e voi qua potete scrivere attraverso dei tag o delle regular expression, potete andare a dire guarda, fai questo comando solo sulle macchine Ubuntu di questa versione. E lui a sto punto, visto che gli abbiamo dato il nodo su cui fare questa attività, gli dite run e lui va a fare il comando in batteria su tutti i nodi a cui voi volete lanciare questo comando. È veramente molto molto interessante. Altra cosa che vi farei vedere al volo è quello che dicevamo prima in precedenza, la possibilità di lanciare appunto un job direttamente dalla command line con una REST API. Okay? Qui mi sono preparato la mia REST API, nella documentazione c'è tutto, qua potete vedere che la lancio utilizzando il concetto di token, quindi un token potete spillarlo dal vostro utente, e poi gli passate i parametri che vi serviranno. In questo caso gli sto dicendo guarda, lancia questo job come utente admin e all'interno delle option, quindi dei parametri di input, vai a definire quello che si chiama path name con la variabile tmp, ok? E poi qua devo mettere il job id che avevamo visto in precedenza, ok? Lancio e lui mi dice che l'ha lanciato, qua mi restituisce un login JSON che mi dice guarda l'ho fatto, eccetera eccetera. A questo punto mi sposto sull'interfaccia web e andiamo a vedere se effettivamente qua all'interno delle activity abbiamo questo job. Sì, vedete? Eccolo qua. Qua, questo qui è il mio job che ho lanciato all'interno della command line tramite REST API. E immaginate questa cosa qua all'interno magari di un media type di Zabbix, quindi mi faccio il mio media type che è in grado di parlare con il Rundeck e passargli delle informazioni per fare che cosa? Per fare delle auto remediation, anche molto complesse, tipo spillare un disco da uno storage, montarlo sull'host, espandere il VG e magari fare resize del file system, cosa che sarebbe infattibile con uno scrippettone fatto un po' così e senza un controllo. Qua possiamo controllare e poi anche avere dei report, perché nella dashboard noi avremo sempre sott'occhio come sono andati i run, perché lui mi dice quante esecuzioni ci sono giornaliere, quante sono fallite, eccetera eccetera. Quindi è molto utile. Oltre che potrete utilizzare tutte queste informazioni estrapolandole tramite REST API e magari mettendole all'interno di una interfaccia grafica che vi piace di più, magari. E detto ciò, ragazzi, questa voleva essere un'introduzione a un tool che secondo me è molto interessante, è veramente ricco di funzionalità, diventa difficile condensarle tutte in pochi minuti, quindi se vi interessa faremo un focus dedicato sulle sue funzioni, scrivetemelo qua sotto nei commenti, però in ogni caso vi ringrazio di aver visto questo video e io vi lascio un salutone e anzi vi ricordo il canale Zabbix Italia su Telegram, quindi iscrivetevi chiaramente al mio canale, così rimanete sempre aggiornati su informazioni del mondo open source e a curiosità in generale, e ci vediamo la prossima settimana da Dimitri. Un salutone, alla prossima, ciao a tutti!